Dimmi come ti lamenti e ti dirò chi sei. Il primo passo verso la ricchezza. Salve a tutti, conoscete già i vampiri energetici? In vita mia credo di averne conosciuti almeno un paio. Sono persone normalissime, con vite normalissime, senza poteri magici dei film horror, ma con la capacità di farti sentire stanco e depresso solo con la loro presenza. Dopo essermi imbattuto in uno di loro la settimana scorsa, ho deciso di fare questo video. Il mio conoscente vampiro, che non incontravo fortunatamente da anni, ha iniziato a parlare del più e del meno, come succede con i vecchi amici. Poi, piano piano, ha spostato l'argomento sui vari problemi della sua vita, lamentandosi costantemente della sua situazione. Moglie che non lo capisce, lavoro pagato male e si trova male pure con i colleghi. Dopo circa 10 minuti sono riuscito a scappare inventandomi un appuntamento. Sicuramente anche tra le vostre conoscenze avrete persone che vi prosciugano di tutta l'energia. Se potete, evitatele. Dopo il mio incontro ho iniziato a riflettere. Ci sono compagnie che portano stanchezza e stress, appunto i vampiri energetici. Ci sono altre persone, la maggior parte di noi, che sono energeticamente indifferenti e altre che quando ci sei a contatto ti senti stimolato e ricaricato. Dopo questa mia riflessione ho voluto fare un piccolo test con le persone care che ho intorno, amici e parenti, iniziando a capire le sensazioni che ricevo quando sono in loro compagnia. Naturalmente, non avendo metodi e macchinari scientifici a mia disposizione, mi sono basato sulle sensazioni e sulle parole dette durante i miei incontri amichevoli. Posso dire che tutti parliamo e comunemente ci lamentiamo. Che siate ricchi o poveri, tutti abbiamo dei problemi e posso garantire, da quello che ho sentito in questi giorni, che anche le persone molto ricche hanno la loro quantità di stress. Comunque, ho tratto delle conclusioni molto interessanti. Ci sono 3 tipologie di persone che posso descrivere. La prima tipologia, appunto, sono i vampiri energetici, almeno quelli che conosco io. Parlano solo al negativo, sia quando si lamentano, ma anche quando parlano del più e del meno. Per parlare al negativo intendo parole negative per ogni argomento. Mi spiego con un esempio che forse è più facile. Ciao, come stai? Non male. Ovvero dice di stare bene, però usando il termine male. Oppure, al lavoro come va? Non mi lamento. Dice che va tutto bene, usando il termine lamento, eccetera, eccetera, così via. La seconda tipologia sono la maggior parte delle persone che utilizzano frasi con parole positive, negative, miscelando discorsi e lamentandosi nella norma. La terza categoria sono le persone power bank, come le chiamo io, che sono pochissime, quasi i vampiri energetici, ma con la carica contraria. Quest'ultima categoria ha la capacità di farti stare bene, si lamentano pochissimo e anche quando lo fanno parlano al positivo. Anzi, ho parlato con un amico proprietario di hotel operato al cuore a giugno e l'unica persona che si lamentava era sua moglie, che voleva farlo riposare per forza. Voglio specificare che la mente non registra i non davanti alle parole. Quindi, se dite male o non male, il subconscio capterà solo male. Stessa cosa per il bene, se dite bene o non bene, la vostra mente capirà solo bene. Detto questo, notato il modo di parlare di queste 3 categorie, ho visto che i vampiri energetici, anche se ne conosco solo 2 e non posso fare la media, sono in cattiva salute generale, ad occhio non benestanti, arrabbiati con il mondo intero e con pochissimi amici. Poi ci sono le persone energeticamente tranquille, hanno problemi più o meno comuni, lavori più o meno soddisfacenti e vite nella norma. Poi ci sono i power bank, che sono persone spesso benestanti, con molte idee positive in testa e con vite soddisfacenti e generalmente brave persone. Essendo fermamente convinto che la legge di attrazione esista, mi sono fatto i miei conti. L'abitudine di parlare al positivo e al negativo sicuramente proviene da abitudini radicate negli anni. Chi parla bene attrae bene, chi parla male attrae male. La mia, naturalmente, è solo una teoria, che però con il vostro aiuto posso confermare.
fatemi la grandissima cortesia di ascoltare tutte le persone che avete intorno a voi. Come parlano? Se parlano in maggioranza con termini al positivo, sono persone felici, agiate economicamente o spiritualmente? Avete anche voi amici vampiri? Mi confermate che questi vampiri si lamentano tantissimo e spesso sono messe maluccio economicamente e fisicamente? Adesso ascoltate i vostri pensieri anche, le vostre abitudini nel parlare. Che termini usate? Positivi? Negativi? Miscelate bene? Usate più termini negativi, più termini positivi? Personalmente mi sono accorto di avere una buona propensione per i termini positivi, ma comunque sto cercando di migliorarmi ancora e devo dire che non è facile cambiare delle abitudini vecchie di anni. Ma il mio scopo è diventare un power bank. Perché non ci proviamo insieme? In 21 giorni di pensieri al positivo si crea l'abitudine, perché non provare? Lamentatevi e parlate con le persone accanto come avete sempre fatto, ma fatelo in positivo. Avere il bicchiere mezzo vuoto o il bicchiere mezzo pieno è la stessa identica cosa, ma per la legge d'attrazione uno diventerà pieno, l'altro diventerà vuoto. Vorrei quasi azzardarmi a dire che se le persone fossero per la pace e non contro la guerra, forse questo pianeta sarebbe più tranquillo, sempre se questa mia teoria è giusta. A presto e grazie dell'attenzione come sempre.